Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Spero che siate tutti bene come al solito e oggi farò un video di close talking, non so come si dice, comunque semplicemente chiacchiererò un po' con voi e parlerò molto vicina al microfono, alternando whispering e soft spoken. Prima di tutto preciso subito qualcosa che ho detto la settimana scorsa, ovviamente epic fail, perché vi ho parlato della convention a cui dovevo andare e come, diciamo, dato che me lo sentivo, è stata non cancellata ma posticipata, quindi non andrò più a febbraio. Fortunatamente, vabbè, i biglietti rimangono da utilizzare per quando sarà effettivamente la data della convention e mentre, dato che conosco un po' come funzionano queste cose delle convention, avevo fatto il biglietto aereo che si poteva annullare, ci ho pagato 20 euro in più per la cancellazione e infatti sono riuscita tranquillamente a cancellare e avere il rimborso del biglietto aereo e quindi tutto a posto, sono riuscita a praticamente non perdere nulla, sperando di poter andare nelle prossime date quando verrà annunciata appunto il nuovo weekend della convention. Non so quando uscirà questo video, sinceramente penso a qualche giorno prima di Natale, quindi mi sono messa queste orecchie da cerbiattino, da renna, ok? Detto ciò, non so perché ho sviato parlando delle mie antlers, come si dice, delle mie antenne, corna. Vabbè, comunque scusate. E quindi niente, questa convention è stata annullata, cioè posticipata, perché Matt Mikkelsen non poteva più venire in queste date di febbraio. E la cosa positiva penso sia che quindi nelle prossime date che ci saranno Matt Mikkelsen sarà presente, dato che l'hanno posticipata perché lui non poteva venire in queste, quindi io mi aspetto che nel prossimo weekend dove annunceranno la convention lui ci sarà, quindi urlo, non sto praticamente prendendo, cioè non prenderò più impegni del 2026 perché prima devo sapere quando ci sarà questa nuova convention e ci devo andare. Detto ciò, quindi volevo dirvelo, dato che vi ho fatto una testa tanta nel video scorso e già volevo dirti che no, a febbraio non andrò più a Londra, però forse andrò a marzo, perché sapete che il mio amico Giovanni suona in questa band che si chiama I Patagarri. Sono andati a X Factor l'anno scorso e avranno delle date europee quest'anno e andranno anche a Londra a suonare in un pub di Camden il 6 marzo e quindi forse andrò a vederli suonare a Londra. Comunque questo non c'entra niente. Detto ciò, in questo video volevo un po' chiacchierare con voi. Sto sfasando perché solitamente ultimamente registro il sabato mattina e non so perché sono così masochista, perché il sabato mattina è probabilmente il giorno in cui i miei vicini fanno le pulizie di casa e quindi io, boh, vabbè,
quindi perdonatemi se ci sono rumori molesti. Quello di cui volevo parlarvi in questo video di chiacchiere in realtà è tutto quello che mi viene in mente al momento, ma siete abituati, e di Intervista col vampiro, che è uscito su Netflix tipo 2 settimane fa e l'ho già finito. Allora, più che altro mi sento in dovere di parlarvi di cose che magari poi vedete nelle storie, o poi magari capita che nomino nelle mie diarree verbali, nomino qualcosa e voi dite ma cosa sta dicendo, quindi cerco di darvi un contesto. Allora, per i millennials come me sapranno che Intervista col vampiro è un libro e dopo il libro un film, molto famosi entrambi. Adesso è appena uscita la serie. Allora, a livello di qualità, allora non dico che siamo ai livelli di Teen Wolf e simili, ma è abbastanza trash, nel senso che io non capisco perché nel 2026, praticamente nel 2026, non riusciamo ancora a fare i vampiri, cioè gli occhi dei vampiri in modo naturale, cioè ci sono sempre queste lenti a contatto terrificanti che sono abbastanza ridicole, comprese le unghie, perché i vampiri hanno le unghie lunghe, e sono sempre bruttissime. Vabbè, detto ciò, cercando di superare insomma l'estetica dei costumi, cioè che poi i costumi sono bellissimi, i costumi dell'epoca. Parlo proprio di appunto delle unghie e degli occhi, e poi tipo quando volano, insomma diciamo che fare qualcosa cioè rappresentare i vampiri non è mai facile, perché comunque sono facilmente trash i vampiri, cioè sono un po' ridicoli, quindi a meno che non si vada a fare una tipologia di vampiro molto devampirizzata, ovviamente si andrà a finire un po' sul ridicolo. Però cercando di mettere da parte questa cosa, quindi gli occhi, le unghie, il fatto che volano, che sono fortissime, queste cose qui che effettivamente è il senso dell'essere un vampiro. A me la serie, allora la prima stagione a me è piaciuta, ovviamente non mi è piaciuta come mi può piacere Breaking Bad, Queer as Folk, Hannibal, e vabbè, Better Call Saul, tutte quelle serie lì, cioè non è un piacere nel senso qualitativo, dove magari apprezzo particolarmente la regia, il montaggio, un certo spessore nei dialoghi. Mi è piaciuto nel senso che potevo anche distrarmi magari qualche minuto e non succedeva niente, mentre per esempio se io, non so, guardo Hannibal, una serie a caso, io sono tipo così, cioè devo leggere qualsiasi, cioè non posso perdermi una virgola, perché effettivamente ogni virgola è importante, mentre Intervista col vampiro, la serie è, ci sono dei momenti in cui bisogna prestare attenzione, altri momenti dove sono un po' più leggeri e non così importanti per la trama, e va bene così, cioè non è che bisogna sempre vedere delle cose super impegnate. E quindi la prima stagione mi è piaciuta molto. Secondo me i personaggi, vabbè, i protagonisti sono Lestat, lui e Claudia, però secondo me quello che manda avanti di più la serie è Lestat, perché io adoro quel genere di personaggi totalmente fuori controllo e sarcastici, matti, però tormentati, e è molto molto
bello, ovviamente si parla di amore tossico, però stiamo parlando di vampiri, cioè io non sopporto la gente che commenta dicendo sì, però allora non so se sapete la trama velocemente, in poche parole c'è questo vampiro che ha un sacco di anni, centinaia di anni, però ovviamente è bellissimo l'estate che trasforma in vampiro questo lui, e hanno una relazione, cioè si amano, e poi trasformeranno anche una bambina che si chiama Claudia e che sarà prima una specie di loro figlia, però poi comunque lei continua a crescere pur rimanendo nel corpo da bambina, quindi ovviamente vuole fare le cose da adulta. Questa è la storia. E la storia tra l'estate e lui, ovviamente una storia d'amore tossica, prima di tutto una storia fra due vampiri, quindi è una storia tormentata, è una storia fatta di sangue, di morte, cioè molto dark, e poi ci sono anche delle scene molto violente fra i due vampiri e c'è gente che tipo si offende o fa dei discorsi contro la violenza dicendo no perché l'estate è tossico, l'estate ha picchiato lui, cioè ma stiamo parlando di una serie totalmente inventata dove ci sono dei vampiri, cioè io penso che bisogna, a me piacciono le storie tossiche nelle serie TV, cioè è ovvio che nella vita normale cioè, bisogna dividere le due cose, cioè sono belle le storie passionali, tossiche, magari anche violente, impulsive dei film, però non è che sono un esempio, cioè non è che le stat e lui sono il mio esempio di coppia d'amore, però a livello romanticizzato, dark, ehm, cioè mi piacciono, però sono consapevole che rimane, cioè è una dinamica che nella vita normale non è sostenibile, non è che posso essere, convivere con una persona che mi succhia il sangue o che va a uccidere la gente di notte, cioè quindi questa è una parentesi che secondo me è necessario fare, perché io vedo anche nel fandom di Hannibal gente che si mette a dire no perché Hannibal ha manipolato Will, voi volete questa coppia ma questa coppia è tossica e Hannibal non è una buona influenza per Will, cioè ma stiamo parlando di Hannibal the Cannibal, il cannibale, è una storia inventata. Possiamo leggere delle storie d'amore non convenzionali e farci delle fantasie senza essere giudicati. Vabbè, detto ciò, a me piace tantissimo il personaggio di Lestat perché è fuori controllo e mi fa ridere. Ecco, intervista quel vampiro a me, a parte delle parti comunque commoventi, ha fatto davvero ridere perché la relazione tra lui e Lestat è molto divertente, anche molto hot. Ci sono delle scene molto esplicite, molto abbastanza esplicite tra i due. Boni perché sono boni, e anche effettivamente allora la seconda stagione non mi è piaciuta tanto, è molto lenta e vabbè non vi faccio spoiler, però il personaggio di Lestat non è presente fino alla fine. Infatti gli ultimi episodi mi sono invece piaciuti molto della seconda stagione e la seconda stagione è interessante, la trasformazione di lui, perché prima sembra un po' quello appunto maltrattato, il sottone della situazione, mentre l'estate è quello cattivo, mentre in realtà le cose ecco non sono come sembrano. Quindi la mia recensione qual è? Se vi piacciono, prima di tutto se vi piacciono i maschioni, allora e anche mio marito l'ha visto, a lui purtroppo i maschioni non piacciono, però comunque gli è piaciuto Intervista con un vampiro, cioè si è divertito perché alla fine è una serie molto divertente a mio parere, però la consiglierei a chi appunto
piacciono i vampiri, le dinamiche d'amore un po' tossiche e matte, quindi non si parla di storia d'amore convenzionale, ma di storia d'amore proprio fuori controllo. E poi ovviamente a chi piacciono le storie dark e horror, però non fa paura, ecco, ci sono delle scene abbastanza gore, ma non esageratamente. Io cioè, se dovessi collocare la serie in un genere, direi più che altro comedy horror, ma secondo me tantissima gente sarebbe in disaccordo con me, quindi non lo so. A me ha fatto ridere molto. L'estate io lo amo. Non lo so, vi prego, ditemi se qualcuno l'ha vista, voglio sapere le vostre opinioni a riguardo e se solo a me fa così ridere il suo personaggio molto flamboyant. Ecco, una cosa che volevo dire, che ci tenevo a dire, che gli attori sono molto bravi, quindi nonostante la serie sia un po' trash, si salva a mio parere per gli attori che sono molto bravi. Devo dire, ci sono anche degli attori non principali che ritengo molto validi, credibili, nonostante comunque il ruolo che penso non sia facile da fare in modo serio, perché ci sono delle scene che fare secondo me in modo serio è difficile, invece sono stati bravi, quindi magari la serie non è di livello alto, ma gli attori alzano un pochettino l'asticella, quindi insomma fatemi sapere quali sono anche le vostre impressioni. E ecco, volevo parlarvi più che altro di questo in questo video. Fatemi fare due conti. Allora, oggi siamo al cellulare lì, dovremmo essere a dicembre. Fatemi pensare che giorno è di dicembre, forse no, beh, vabbè, quindi il prossimo video dovrebbe uscire il 18, quindi 18, 19, 20, 22, 23, 25. Oddio, non vorrei che questo video uscisse a Natale, quindi non lo vedrà nessuno. Yeah. Giovedì prossimo è Natale, quindi niente ragazzi, in realtà non so quando vedrete questo video, che sarebbe dovuto essere a tema natalizio o buon Natale, non so fare i conti, non so parlare l'inglese e non so apprezzare le relazioni sane nei telefilm, mi piacciono solo quelle tossiche. Ops. Quindi niente ragazzi, se vedete questo video a Natale o che manca pochissimo a Natale, buon Natale e buone feste, e probabilmente se riesco farò il video, anche un video post natalizio in cui vi racconto dei regali che ho ricevuto e che ho fatto, e non so se sono in tempo, ma so che le feste sono un periodo terribile per tantissime persone che magari sono costrette a trovarsi con membri familiari che non sopportano o che per loro appunto sono tossici e li fanno stare male. Il mio consiglio è: tenete duro e dissociatevi, mettetevi le cuffiette, guardatevi Intervista col vampiro, oppure leggetevi qualcosa, o proprio dissociatevi, cioè immaginatevi un fake scenario nella vostra testa e non litigate, non date importanza a delle persone che non ne hanno e che non vi rispettano, quindi piuttosto davvero dissociatevi. E grazie per essere stati qui e per aver